Perfetto, grazie Giorgio. Passo la parola al dottor Dante Ghezzi, psicologo, psicoterapeuta e supervisore MDR, membro dell'equipe di AMA, nonché membro del CISMAI italiano. E vedo che c'era anche la dottoressa Marianna Giordano, che anche lei fa parte del CISMAI. Prego, dottor Dante Ghezzi. Sì, è molto interessante il nostro incontro, il nostro dibattito. Io brevemente tratterò due temi dal mio punto di vista come psicologo che si occupa di bambini vittime, ma anche di abusanti. 33 anni, dice lo studio australiano, che sottolinea quanto tempo ci vuole perché emergano questi dolori, questi traumi antichi dell'abuso. Guardate che nel 1980 Judith Herman, pioniera del tema, che ha scritto il libro fondamentale Guarire dal trauma, stampava il proprio materiale con ciclostile perché non trovava nessun editore quando parlava del trauma. Sia il trauma dei soggetti che venivano dai combattimenti di Vietnam, sia i soggetti degli abusi sessuali o degli altri gravi maltrattamenti. Quindi è poco tempo che si può parlare di queste cose e ancora oggi se ne può parlare con cautela. Fortunatamente anche nel centro dove lavoro molte persone adulte vengono a parlare degli abusi che hanno subito da bambini, però bisogna cercare di far sì che appena dopo il danno, poi parlerò in un minuto della prevenzione, appena dopo il danno succedano delle cose. Che cos'è che deve succedere? Uno, che se un bambino è abusato sessualmente, vuoi all'interno della famiglia, vuoi all'esterno da un soggetto pedofilo, la cosa importante è la rivelazione precoce e qualcuno che ascolti, perché quella ragazza che ha parlato alla mamma dell'abuso del prete ha parlato e invece di essere ascoltata si è presa due schiaffi. Doppio danno, il trauma dell'abuso e il trauma del non essere creduti. Perché una delle cose che bisogna dire è che quando un bambino rivela o un adolescente rivela, la prima cosa non è sarà vero o no, la prima cosa è ascoltare. Poi ci interrogheremo sulla verità e le affermazioni. Poi ci interrogheremo. Prima si ascolta. Non si può dire, sei sicuro? Ma dai, figurati, quella persona lì così va. Non si può. Bisogna ascoltare. Se la rivelazione è precoce e qualcuno l'ascolta, si passa alla protezione, cioè qualcuno ti toglie dal disagio, ti toglie dall'abuso, ti toglie dalla violenza. Questa è la protezione, ti toglie dal contatto con chi ti fa male. Se si fa una segnalazione all'autorità giudiziaria, questo incrementa la protezione e permette che non si moltiplichino i casi di abuso, perché la segnalazione è una tutela per chi è stato offeso ed è una protezione per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Se c'è segnalazione, se c'è rivelazione, se c'è protezione, ci può essere cura precoce. Guardate che la cura precoce è la cosa necessaria. Se tu non fai la cura precoce ad un bambino o ad un adolescente abusato, questo si porterà dentro questa faccenda irrisolta che lo inibirà all'attività affettiva sessuale oppure lo renderà promiscuo e quindi in balia di tante disavventure gravi, oppure lo renderà ritirato, oppure lo renderà iperattivo. Quindi bisogna che questo percorso, rivelazione precoce, protezione, segnalazione, cura precoce, venga messo in atto. Una parola sulla prevenzione educativa. Ci sono tanti tipi di prevenzione. Parlo della prevenzione educativa. Bisogna che il papà e la mamma spieghino ai bambini che esistono i pedofili o comunque che esistono persone che approfittano dei bambini e del loro corpo. Bisogna dirglielo. E qui non c'è, tu ne puoi parlare anche a 3 anni, anche a 4, anche a 5, a 6, userai il linguaggio adatto a quell'età. Bisogna dire che ci sono delle persone che approfittano di te
E bisogna parlare del toccare buono e del toccare cattivo. Il toccare buono sono le carezze, le coccole, lavarsi, l'igiene, eccetera. Il toccare cattivo è che qualcuno che non c'entra niente con te ti mette le mani addosso al tuo corpo per averne piacere lui. Questo è il toccare cattivo. I bambini capiscono subito. E poi la terza cosa che bisogna dire, oltre a spiegare che esistono quelli che abusano, e oltre a parlare del toccare buono e del toccare cattivo, è che quando ti capitano queste cose, parla subito. Certo, ci deve essere l'auditore, ci deve essere chi accoglie. I bambini poi sono anche capaci di trovare la via giusta. Io ricordo una bambina che aveva parlato con la mamma del fatto che il nonno faceva dei giochi fastidiosi, la mamma non ha capito niente, i giochi fastidiosi pensava. E lei, questa bambina, ha dovuto parlare qualche mese dopo con la maestra in classe. Quindi bisogna che ci sia qualcuno che ascolti. Ultima cosa che dico, l'educazione sessuale è carente, fortemente carente nel nostro paese. Una delle obiezioni è che la Chiesa non vuole che ci sia l'educazione, lo dico da cristiano, la Chiesa non vuole che ci sia l'educazione sessuale nella scuola, perché pensa che vengano fuori tutte le indicazioni che vanno contro. Ma l'educazione sessuale ci vuole, lasciatemi dire una cosa esagerata, meglio una cattiva educazione sessuale che niente. Perché se c'è una cattiva educazione sessuale possiamo interloquire, una cosa molto importante. Mi fermo qui, grazie.